Ragazze mie e ragazzi miei, bentornati sul mio canale. Allora, l'interattivo che andiamo a fare oggi sarà improntato alla manifestazione. Allora, infatti il titolo è Ti vuole tanto, come devi fare a sbloccare la manifestazione? Allora, perché facciamo questo interattivo e su cosa si basa? Allora, partendo dal presupposto che tu senti una forte connessione con questa persona, che sia lui o lei. Se io parlo al femminile è perché mi viene meglio, ma se siete maschietti ribaltate il concetto. Allora, quindi partendo dal presupposto che tu senti una forte connessione con lui, per la legge dello specchio di risonanza, quindi applichiamo proprio le grandi leggi dell'universo, anche lui la sente, ok? Che ne sia cosciente o meno, ok? Perché la sente l'anima, va bene? Siccome le relazioni ci servono a manifestare la nostra maestria, attraverso il viaggio iniziatico che facciamo dentro di noi, che quella connessione ci fa fare. Perché questa connessione, la connessione ci fa fare il viaggio iniziatico? Per illuminare i nostri aspetti più in ombra, che detengono la controparte opposta nella luce, ossia un talento, un potenziale, qualsiasi cosa si celi dietro quell'ombra. Quindi, se ancora lui non si palesa, ok? Ma questo può essere fatto anche da coloro i quali lui si è palesato e le situazioni sono un po' ancora criptiche, ok? O comunque ambigue, comunque hai necessità di vedere ciò che ti risuona per mandare ancora meglio, di più avanti, la relazione con più consapevolezza. Quindi se nel caso in cui quindi lui non si palesa, significa che il percorso di integrazione di quegli aspetti che la relazione, la connessione ci ha destato è in atto ancora e quindi non ancora completato. Ora, che voglio dirvi con questo interattivo? Scopriamo quali sono quelle zone d'ombra che stanno lavorando dentro di voi, che avete illuminato, o meglio, di cui ancora magari non siete coscienti. Andiamo a vedere quali sono, così che possiamo andare a illuminarle insieme. Sapete che il mio approccio è sempre un approccio evolutivo, partendo dal presupposto che ogni relazione serve a integrare dei nostri aspetti in ombra e ci vuole un certo tempo karmico per ognuna di noi, possono essere settimane, mesi o anni. Quindi le leggi del karma, le grandi leggi dell'universo non fanno sconti né eccezioni, perché l'abbiamo scelto noi prima di incarnarci. Quindi andiamo a vedere cosa sta sentendo lui e quindi cosa stai sentendo tu. Sarà proprio una lettura a specchio, in modo tale che quando vi risuonano delle cose, voi possiate andare a lavorare su quegli aspetti lì. O comunque metterli in luce, che vuol dire andare a lavorare. Semplicemente prendere atto e coscienza che ci sono quegli aspetti lì. Perché cos'è una zona d'ombra? Una zona d'ombra è una zona senza luce. Il buio non esiste. Esiste solo un'assenza di luce. La nostra coscienza, il nostro sguardo, che è la luce, quando va direzionato su una problematica o su un gap, lo mette in luce. Mi spiego? Lo illumina. E quindi non c'è più il gap, perché semplicemente quando noi spostiamo l'attenzione sul problema, il problema va ad essere metabolizzato, secondo i tempi e modi di ciascuna di noi. Quindi non esiste il buio, la zona d'ombra non esiste, esiste una zona, detta zona d'ombra perché è più fruibile. Esistono zone di noi, della nostra coscienza, non illuminate, quindi in assenza di luce. Nel momento in cui portiamo l'attenzione si illumina. E quindi questo video è proprio improntato a mettere l'attenzione, ossia a illuminare una certa zona. Quindi ragazze mie o ragazzi, sentite quello che vi risuona, quello che non vi risuona lasciatelo correre all'universo. Ok? Ora abbiamo la luna verde e la stella verde e partiamo dalla luna verde. Allora la mettiamo qua, si vede? Sì. Allora andiamo a vedere subito lui nei tuoi confronti, quindi in questo momento il video è valido dal momento in cui lo vedete, anche se lo vedete fra 2 o 3 anni. E sarà una lettura a specchio, lui nei tuoi confronti, quindi anche tu nei suoi, perché noi attiriamo ciò che è al nostro interno,
ok? Quindi lui è sempre un nostro riflesso, noi percepiamo di lui il nostro riflesso, va bene? Allora, vediamo un po' e poi andiamo a sviscerare tutto, andiamo a vedere cosa canalizziamo, cosa ci vogliono dire i maestri. Chiediamo prima di tutto ai maestri e ai 72 angeli di indicarci la via in questa domanda, per favore. Quindi, ti vuole tanto, come devi fare a sbloccare la manifestazione? Allora, lui nei tuoi confronti e quindi tu, lui nei tuoi confronti. Per le mie ragazze della luna verde, lui nei tuoi confronti. Ah, beh, ragazze, cuore fedele. Qua sia tu che lui siete fedeli l'uno all'altra. Quindi se non lo sapevi, sappilo. Quello che stai sentendo tu, a discapito di tutto quello che può accadere tra di voi o può intercorrere in questa connessione, da parte sua c'è quello che senti tu nel profondo, a discapito del tuo mentale. Ok? Perché se stai qua e stai guardando che magari non ti stai sentendo, quindi è bloccata questa, c'è un cuore fedele da entrambe le parti, ok? Ok, adesso andiamo a vedere, così andiamo a capire qual è la problematica e dove devi mettere l'attenzione. Lui nei tuoi confronti ti vuole tanto e di qua si vede, ok? Quindi lui nei tuoi confronti e quindi cosa stai manifestando tu? Come devi fare a sbloccare la manifestazione? Lui nei tuoi confronti per le mie ragazze scusate, della luna verde. Allora, vediamo. Nuova visione, rallentare, la pazienza. Allora qua ragazze mie dovete sviluppare il dono della pazienza, perché lui da quando ti ha incontrato, e anche tu da quando l'hai incontrato, avete avuto una nuova visione della vita, perché qua il cuore fedele è di entrambi. E cosa succede questo? Quando si ha una connessione molto forte con qualcuno, quella connessione, quell'energia va ad aprire dei nostri chakra bloccati o comunque sia un po' rallentati, ok? Quindi da che si è avuta questa nuova visione insieme, un nuovo approccio alla vita, del rapporto, qualsiasi cosa che tu gli abbia dato come l'ha data a te, la situazione sta rallentando appunto. Perché? Perché ci sono delle dinamiche che possono essere integrate soltanto attraverso la pazienza. Allora, forse tu sei una persona più predisposta a vedere tutto subito, a voler vedere subito la manifestazione, quindi c'è una mancanza un po' di fiducia nelle tue capacità. Ok? Noi stiamo andando a individuare il problema, cioè comunque il gap. Perché mi dicono la pazienza come carta finale? Perché qua si sta sviluppando un amore importante, qualcosa di nuovo che tu e lui non avete mai sviluppato. Ci sono degli aspetti di te e anche di lui che possono essere integrati soltanto grazie alla pazienza. Già la pazienza ci dice che c'è fretta dall'altra parte, noi se noi la mettiamo come lato ombra, fretta di cosa? Non hai fiducia nelle tue capacità, non hai fiducia nel tuo potere di manifestazione. E già qui ci viene la grande parabola della Bibbia, chiedi e ti sarà dato. Hai fatto una richiesta all'universo. È come quando facciamo una richiesta su Amazon, cioè noi o comunque sia quando ordiniamo qualcosa, quando c'è l'ordine, nel senso proprio fai un ordine, non ti metti lì a dire quando arriva, quando arriva, quando arriva. Sì, c'hai la... non è un'ansia, è quando vuoi qualcosa, no? Sai che l'hai chiesta e sei felice quando si manifesterà quell'adrenalina lì, ma non ti metti tutti i giorni a chiedere ad Amazon quando arriva, ok? Quello ne rallenta la manifestazione. Quindi qua ci dice già che c'è la necessità che tu integri la pazienza che ha come lato a specchio avere la fede, nelle tue capacità di manifestare. La situazione va a rilento proprio perché ti sta facendo integrare la fiducia in te stessa nella capacità di manifestare, perché qua c'è un cuore fedele, indissolubile.
ok? E lui è uguale, lui ha delle altre attitudini che richiedono la sua fiducia, ok? Perché è una lettura a specchio. Lui ha necessità di fidarsi di se stesso, perché tu in lui hai proiettato la necessità di fidarti di te, del tuo potere di manifestazione, che poi alla fine non è altro che la fiducia in te, la fiducia in Dio, che sei tu, ok? Mo' andiamo a sviscerare un po' tutto. Allora, vediamo qual è il chakra basato su questa fiducia. Allora, per le mie ragazze, qual è il chakra di connessione con la loro persona del cuore? E quindi qual è il chakra su cui stanno lavorando? Così andiamo anche a vedere che tipo di chakra su cui dobbiamo mettere l'attenzione e quindi portarlo in luce. Eccola qua. Beh, ragazze, questo è il settimo chakra, i sentimenti di un cuore risvegliato, che te lo dico a fare, the feelings of an awakened heart. Ragazze, questo è i sentimenti di un cuore risvegliato, cioè significa proprio, questa è Lilith in Leone, quindi significa Lilith la zona nostra d'ombra, appunto, parliamo di ombre. E qua è il potere della manifestazione che era celato dentro di te e la vita ti ha portato adesso a farne l'esperienza nella fede. È il settimo chakra, carta numero 3 di Manara, cioè il settimo chakra, la connessione con Dio, la fede, la fiducia. Questa è proprio la fiducia nelle tue capacità di manifestazione, ossia la tua fiducia nel sentirti un essere divino, che è la verità di te, di chi siamo tutti noi. È quello a cui il nuovo tempo ci sta portando, la fiducia in noi stessi, al di là di ogni meccanicismo mentale che è frutto di condizionamenti indotti che ci hanno fatto vivere nella mediocrità di noi stessi. E noi ci stiamo smantellando queste questioni qua, ok? Quindi i sentimenti di un cuore risvegliato, cioè questa pazienza ti sta portando a suggellare dentro di te una nuova visione funzionale alle tue capacità, ok? Ma andiamo a vedere ancora di più. Vediamo con i tarot. Ah no, ci mettiamo un arcano maggiore per le mie ragazze della luna verde, per favore. Per lui è uguale, ok? Allora, l'arcano maggiore per le mie ragazze della luna verde. Cioè, per lui ti vuole talmente tanto, la sua connessione, quello che gli hai dato in questa relazione è la connessione con Dio di cui ancora non si capacita, è per questo che rallenta. Ma non ti capaciti nemmeno tu. Ecco perché la pazienza, il tempo serve a suggellare attraverso l'esperienza del tempo lineare, che è diverso dal tempo circolare, ossia dell'anima atemporale, aprivativo, senza tempo, ok? Attraverso l'esperienza del tempo lineare, le ore, i mesi, i giorni, ok? Tu vai a suggellare la connessione con Dio. È una certezza inequivocabile che la relazione si manifesti. Mi spiego? Allora, vediamo l'arcano maggiore per le mie ragazze. Non ci credo. Il sole, di che stiamo parlando? Dell'unione, della felicità, dell'abbondanza. Tu e lui. Ora tu sei consapevole con questo interattivo, magari, me lo auguro. Lui sta sperimentando la connessione con Dio che questa relazione gli ha dato. Qua c'è l'abbondanza, il sole. Cioè qua è la chiarezza totale quello a cui stai andando in questa relazione. Lui ha sentito la connessione divina con te. Quindi parliamo magari di fiamme o comunque sia parliamo di un legame importante per uno e per l'altra. Quando sperimenti la connessione con Dio senti che quella è la tua fiamma. Anche se non siete in fiamme, ho un'anima gemella, ok? Cuore fedele, anime gemelle o fiamme gemelle. Quindi la pazienza che questo si manifesti per forza, ok? Mo' vediamo l'angelo, vediamo un po'. Vediamo l'angelo per le mie ragazze della luna verde, per favore. Poi ho azzeccato il titolo del video, ti vuole tanto e ti credo, la connessione con Dio, cioè questa è l'immagine a livello archetipico che ha di te, eh? Proprio della sacerdotessa e imperatrice insieme, cioè l'unione cosmica, ok. Qual è l'angelo di questa stesa? Per le mie ragazze della luna verde, per favore.
per le mie ragazze della luna verde. Eccola, 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 una. Superare l'invidia, neutralizzare le forze nascoste. Angelo Aeuia, vince il nemico interiore. Molto interessante questa carta, Ragazze, allora, mo mi sta arrivando... Superare l'invidia, neutralizzare le forze nascoste. Ok, allora, ti dico subito che... Chi è il nemico interiore? Vince il nemico interiore, l'ego. Molto a che fare con la pazienza. Allora, siccome qua parliamo di una connessione divina senza alcun dubbio, in questo rallentare, guardare le cose da un punto di vista un poco più lento, diciamo, meno frettoloso, allora qua ci sono, tu che cosa vai a fare con questa pazienza? Cioè dove ti sta portando questo tempo di metabolizzazione e integrazione di un'ombra? Abbiamo parlato ombra? Oh, qua parliamo di invidia. Allora qua stiamo superando l'invidia, che è l'ottava bassa dell'ammirazione, ok? Quindi il vostro nemico interiore è l'ego che ha a che fare sia per te che per lui. Quindi ti posso dire una cosa, ci sono vari scenari che si possono aprire in questo contesto. Allora, uno dei primi è quello di non sentirsi meritevole di qualcosa di così grande, ok? E di invidiare chi ce l'ha. Allora tu, come suggeriscono anche tanti esercizi sulla manifestazione, devi augurare alle persone a te vicino quello che tu vuoi realizzare. Fa attenzione a quello che ti sto dicendo adesso, perché è un esercizio funzionale alla manifestazione. Questo mi dice che per alcune di voi, anche inconsciamente, hanno invidiato chi aveva una connessione di questa natura qua, come ce l'avevi tu con lui. Quando c'è stata la separazione, poi a livello subconscio, perché se no non mi compare questa carta, invidiare chi ha questa connessione. E che cosa succede quando c'è questa invidia? Che tu all'interno di te non ti senti meritevole di una connessione di questa natura con che ce l'hai. Ok? E quindi il processo di rallentamento è funzionale per farti suggellare il sentirti meritevole di qualcosa di così grande, attraverso il settimo chakra, il contatto con Dio che ti dà proprio l'intuizione giusta. Quindi tu inizia con l'augurare a tutte le persone a te vicino una relazione da sogno. Perché tu chi è l'altro, a chi è che stai augurando una manifestazione di una relazione da sogno? La stai augurando a te stessa, augurandola all'altro. Questo è il primo step che ti chiede di fare questa carta. Quando tu l'auguri all'altro e sei felice proprio, perché tu sapendo di essere felice, sentendoti felice quando auguri all'altro una manifestazione di una relazione straordinaria, l'altro da te, fuori da te, un tuo amico, un tuo conoscente, ok? E quando la vedi manifestata una relazione da sogno nei confronti di persone che vedi che si realizzano una manifestazione di questa portata, allora tu stai coltivando il terreno per te, affinché la tua manifestazione si realizzi, ok? Superare l'invidia. Il nemico interiore qua è l'ego, ok? Aeuia ti sta aiutando a vincere l'ego. Perché qua c'è una manifestazione da sogno, va bene? Ora andiamo a metterle qua, vediamo subito, ci mettiamo i tarocchi, anzi ci mettiamo gli angeli del cuore, per le mie ragazze della luna verde, per le mie ragazze della luna verde, per la connessione che hanno con la loro persona del cuore. Perché ricordiamoci anche questa Lilith in leone, il leone nel lato oscuro del leone è l'invidia, no? Ah, ok, soldi e lavoro. In questo momento le questioni economiche rappresentano un fattore importante nella tua vita sentimentale. Allora, questa è una carta di monito e già ci fa capire su cosa dobbiamo focalizzare l'attenzione per manifestare. In questa attesa è funzionale affinché tu, per stabilire, per sentirti questo potere di Dio, divino interno, tu ti vada a focalizzare l'attenzione su qualcosa che hai lasciato un po' perdere, anche se pensi di dedicarti, che è quella della tua attività personale.
specialmente se parliamo di unione di fiamme gemelle. L'unione di fiamme gemelle, per chi non ha visto il mio video e fosse nuova del canale, invito a vedere il mio video sulle fiamme gemelle. L'unione di fiamme gemelle comporta nella separazione l'integrazione del capitale produttivo interno, affinché tu possa andare a manifestare la maestria fuori per produrre abbondanza. Quindi questa carta mi dice che la prima focalizzazione su cui tu devi mettere l'attenzione, non ti sei focalizzata probabilmente per molti di voi, in questa pazienza affinché tu produca abbondanza sul piano lavorativo, perché lui sta facendo lo stesso e ti sta portando questo tipo di integrazione, specialmente se parliamo di fiamme gemelle. Ora, per non parlare di tutta la sequenza del lavoro con le fiamme gemelle, ripeto di guardarvi il video per chi non l'ha visto sulle fiamme gemelle, perché l'obiettivo delle fiamme è produrre abbondanza sul piano materiale, ossia l'abbondanza spirituale che viene integrata e manifesta sul piano materiale abbondanza materiale, che è la normale conseguenza. I soldi, il lavoro sono la conseguenza dell'abbondanza spirituale quando si è un percorso di coscienza di questa portata. Ok? Focalizza l'attenzione sul tuo lavoro produttivo, perché la manifestazione si compie 100%. E noi stiamo dicendo appunto che tu, anche quando manifesti sul lavoro le tue capacità e produci abbondanza, tu non invidi più nessuno. Se questo sentimento è inconscio dentro di te, ok, anche se non lo vedi, quello che ti risuona, altrimenti questa carta non mi esce. Tu, manifestando il tuo potere nel piano lavorativo, produci abbondanza, di conseguenza ti rendi capace delle tue capacità e quindi non vai a invidiare nessuno e non blocchi la manifestazione. Questa cosa è funzionale per te, lui lo sta facendo, ti sta portando alla necessità di integrarti nel tuo lavoro pratico, ok? Per rendere utile questa pazienza, ok? Per produrre abbondanza, ok? Voglio andare a vedere adesso lui nei tuoi confronti, che poi sei anche tu, per vedere che tipo anche di... Stai riprendendo, no? Sì, di blocchi ci possono essere. Allora, abbiamo già un quadro qua importante. Allora, per le mie ragazze della luna verde, per favore, ti vuole tanto. Quindi, su cosa devo focalizzare l'attenzione delle mie ragazze per sbloccare la manifestazione? L'abbiamo già visto. Lui nei tuoi confronti, per favore. Luna verde, lui nei tuoi confronti, per favore. Lui nei tuoi confronti. Mi raccomando, augurare quello che voi volete realizzare nella vostra vita agli altri, fondamentale questo, è uno degli assunti della legge della manifestazione, augurare agli altri quello che voi volete realizzare, mi raccomando. Allora, lui nei tuoi confronti, o lei, lui nei tuoi confronti, le mie ragazze della luna verde, 5 di spade. Lui nei tuoi confronti, re di coppe, infatti, vedi? Cioè, è una persona che ama. Là là, mamma mia, ok. Una donna. Ragazzi, sono carte stupende, ve lo dico. Allora, 5 di spade, re di coppe, forza, stella. Allora, lui sta sanando i comportamenti autosabotanti del 5 di spade, affinché possa trovare il coraggio di manifestare il suo amore con il re di coppe. Abbiamo in fondo mazzo un papa, che significa un'unione spirituale fuori oltre ogni confine conosciuto. Il Papa Fondomazzo ci dice anche che è nella fase finale di aver integrato una lezione karmica, ok? E si può ripartire da capo. La stella è una carta di sanazione, va a sanare, guidato dalle stelle, dal suo sentire, con forza e con coraggio, i comportamenti autosabotanti del 5 di spade. Attenzione, queste carte sono per te a specchio, ok? Tu stai messa uguale. Che voglio dire con questo? Che tu hai i comportamenti sabotanti e li hai avuti e stai sanando, grazie alla pazienza, a questo rallentamento, la connessione con lui sul piano manifesto, perché abbiamo un re di coppe. Chi è il re? È la parte nostra maschile, ossia la nostra azione nel mondo. Cosa stai andando a sanare tu? Stai andando a sanare le azioni nel mondo che parlano d'amore. Azioni che parlano d'amore. Va bene? Ok. Allora,
Quindi lettura a specchio, questa è una lezione karmica di cui si è integrato, si sta integrando grazie a questa pazienza, ok? Si sta integrando il sentirsi meritevoli di qualcosa di grande, ok? Adesso andiamo a vedere questi comportamenti autosabotanti, il 5 di spade, che ci parla anche, no? Sono molto evocative le carte. Ho sbagliato, non ho sbagliato, ho parlato male, ho fatto cose sbagliate, ok, ok. Tutto questo, grazie a questa relazione, voi avete avuto una nuova visione della relazione, di come volete una relazione, ok? Allora, questa è l'invidia anche, no? L'invidia, l'ego, ok, vediamo un attimo questo 5 di spade di cosa parla, così da dare più indicazioni su cosa lavorare nello specifico. 5 di spade di cosa ci parla, per favore? Dell'appeso, dell'appeso. Ci parla della necessità di fermarsi per avere un punto di vista diverso della relazione e di se stessi, proprio di quello che stiamo parlando. Parla della necessità di passare al vaglio tutti quei comportamenti autosabotanti. Questo vale per te, attenzione, è come per lui, perché tu stai proiettando questo su di lui. Fammi vedere fondo mazzo. Appunto, parliamo di conflitti interni. Il 5 di bastoni ci parla di conflitti anche con altre persone. Queste carte sono molto evocative perché è la stessa, sono gli stessi aspetti della persona dentro se stessa, ok? Quindi, per andare a lavorare bene, tu devi sapere che le carte ci hanno già detto che per sbloccare la situazione tu devi portare la coscienza, ossia l'attenzione, perché abbiamo detto che portare l'attenzione su un determinato gap, problema, significa risolverlo. Comportamenti autosabotanti, che tu sai quali sono dei comportamenti che ti hanno impedito di manifestare azioni d'amore, ok? Questo ti ha portato questa relazione qua. Azioni d'amore. Cosa vuol dire manifestare azioni d'amore? Azioni che parlano di verità, azioni che parlano di sentire e non azioni che parlano di ego, ossia controllo, bisogno, ossessione, eccetera. Ok. Quindi questi comportamenti autosabotanti facevano parte di questa sfera affinché tu e lui poteste prendere un punto di vista diverso con l'appeso e colui che si sacrifica e colui che ne ha sopportate tante e adesso è giunto al termine, vuole mettere ordine nei suoi conflitti interni che li portano autosabotaggio. Questo 5 di bastoni ci parla anche della conflittualità dei vari aspetti della nostra personalità. Un aspetto dice una cosa, un aspetto ne dice un'altra, un aspetto ne dice un'altra, ma sì, ma no, ma così bisogna metterli in accordo questi aspetti, ok? Mi spiego? Quindi, affinché noi possiamo mettere in accordo questi aspetti, le carte anche qui ci suggeriscono come fare. L'abbondanza che tu vai, o meglio, sul lavoro, quello che tu vai a manifestare sul lavoro è la manifestazione delle tue capacità interne. Quando noi sistemiamo un aspetto della nostra vita, va a effetto domino quella risolutezza anche sugli altri aspetti della nostra esistenza, ok? Tra cui l'amore, altrimenti queste carte bisogna unirle tutte, no? Ok. Adesso voglio andare a mettere il re di coppe. Perché il re di coppe? Perché c'è un'anima gemella, fiamme gemelle, ragazzi miei. E infatti, 2 di spade, che non si è voluto vedere questa cosa. Qua mi viene sempre più forte la cosa che non ci si è sentiti, sia tu che lui, meritevoli di qualcosa di così grande. Ok? Ok, quindi già mi viene anche da dire questo, fedeli a questa connessione, adesso vediamo voi su cosa dovete mettere l'attenzione, dovete avere un punto di vista diverso rispetto a quello che stiamo dicendo adesso. Qual è il punto di vista diverso? Sentirsi meritevoli della connessione, sapere di aver fatto una richiesta all'universo e che si manifesterà certamente, altrimenti queste carte non mi escono. Ok, di cosa parla la forza? Forza per fare cosa? Per superare le paure. Il 9 di spade, forza per superare le ansie, lo stress che sono relative al fatto di meritare una cosa di così grande. Ok? 4 di denari, perché questo è qualcosa da cui non ci si può separare, questa unione.
E allora, avendo fede di questa nel cuore, io mi dedico anche al resto della mia vita, suggello il mio potere attraverso la produttività che posso mettere nel lavoro, nei miei interessi, perché lo sta facendo anche lui, fedele al fatto che la connessione si manifesta in un modo o nell'altro. Ok? Di cosa parla la sanazione della stella? Di cosa parla la stella? Sì, sì. La sanazione dall'essere scappati e sfuggiti, dal non voler ammettere questo amore così grande, sia per te che per te magari a livello inconscio, lui l'ha sentito a livello cosciente che era di portata grossa per lui e non si sentiva meritevole. Sanare i comportamenti sbagliati, sanare le bugie che sono state dette per paura di mostrarsi arrendevoli a questa connessione. 8 di denari per impegnarsi in questa connessione. Allora qua mi sono usciti anche gli altri denari, quindi vuol dire anche l'impegno che tu devi mettere nella tua attività in te stessa è quello che ti farà manifestare più velocemente la connessione. Adesso io voglio andare a mettere le carte, questa qua, e poi andiamo a vedere cosa devi fare ancora. Prima di tutto la fiducia devi sviluppare, perché quando mi arriva un settimo chakra qua ti stanno intimando la fiducia. Questa relazione è bellissima, è bellissima. Le mie ragazze, per favore, cosa devono fare per manifestare ancora quello, oltre a quello che abbiamo detto? Allora, ti vuole tanto. Come devi fare a sbloccare la situazione per le mie ragazze, per favore? Vediamo queste carte della legge di attrazione. Non metterò ingredienti indesiderati nella mia torta. Ragazzi, qua è la fiducia. Cioè, la fiducia, questo mentale ci dice anche che voi non vi fidate di voi. La fiducia, vediamo qua. Immagina te stessa o te stesso come un cuoco in una cucina ben fornita, dove ci sono molti ingredienti che non sono adeguati per la tua creazione. Ma non ti scoraggi per la loro presenza. Semplicemente utilizzi solo gli ingredienti in grado di migliorare la tua creazione e lasci da parte quelli che non sono adatti. Allora, ragazze mie, pensieri autosabotanti, pensieri limitanti. Come dico spesso nei miei video, tu sei il cielo, la coscienza, i pensieri sono le nuvole. E cosa fanno le nuvole? Le nuvole passano. Il cielo non ostacola le nuvole, non le mette in un cassetto le nuvole che poi esplodono tutta una volta. Il cielo lascia passare le nuvole, che sono dei pensieri, che arrivano perché abbiamo dei condizionamenti. Il cielo guarda semplicemente passare i pensieri, senza ostacolarli. Tu sai che di essere il cielo, ma le nuvole esistono, fanno parte dell'ordine delle cose. Ok? Quindi prendi solo i pensieri che ti servono, quelli vecchi lasciali passare, lasciali fluire, sono pensieri autosabotanti affinché tu possa anelare a questa nuova prospettiva che riguarda la fiducia di te di aver chiesto una cosa all'universo e di essere certa che si manifesta. Te lo stanno dicendo le carte. Qua c'è un'invidia da superare, per molti di voi avrà una valenza importante questa carta, per altri ti dico, per chi non la sentono, se è uscita c'è, quindi significa che a livello inconscio c'è la necessità di andare ad ammirare all'ottava alta dell'invidia, che è l'ammirazione, coloro i quali hanno già manifestato una connessione di questo tipo. Ammira quelle persone perché stai andando a innaffiare il tuo orticello della tua manifestazione. Soldi e lavoro ti dice per molti di lei, lui sta creando un nuovo, si sta concentrando sul lavoro, questo significa che rimanda a te la necessità di farlo, ok? Questo è l'aspetto da integrare nella relazione. Alla luce di questo voglio andare a mettere queste carte, quindi ancora di più, su cosa devo focalizzare l'attenzione, ragazze, per manifestare, su questo soldi e lavoro, per manifestare questa splendida unione? Le mie ragazze della luna verde. 2 di denari. Allora, prima di tutto il 2 di denari ci dice come carta evolutiva ristabilisci le tue priorità e mi parla di denari, ok? Ristabilisci le tue priorità per rimettere l'equilibrio. Le tue priorità, qua mi mette un denaro, qua soldi e lavoro, già mi palesa quali possono essere. Cosa devono fare le ragazze per manifestare a questo punto? Fante di coppe, ok? Datemene 2 altre. Cosa devono fare le ragazze per manifestare? Diavolo, chiaro? Un altro. La forza, ragazze mie. Quanti arcani maggiori. Sole pure qua, pazzesco.
Ragazze, allora vi dico una cosa, che questa connessione vi ha creato probabilmente, siccome è molto forte, degli attaccamenti, un bisogno di stare con l'altro, qualcosa di da cui vi sentite che avete necessità, ok? Perché? Perché è talmente forte la connessione, perché è talmente forte il vostro potere che si deve risvegliare, altrimenti la connessione non sarebbe così forte e così impellente. Fondomazzo Sole, che cosa ti stanno dicendo le carte? Come le vediamo a livello evolutivo? Tu ti devi rifocalizzare sulle tue priorità. Devi trovare la forza e il coraggio, che ti viene dall'alto, perché la connessione è guidata da Dio, di ristabilire le tue priorità. Cos'è veramente importante per te in questo momento? Quindi lascia stare la connessione, ok? Mi dicono soldi e lavoro, ok? Cos'è per te importante in questo momento? Quindi fare chiarezza sulle tue priorità. Fante di coppe. Questa è la tua energia, ma anche la sua energia. Rispetto a te, questa energia del fante di coppe mi guarda verso questo due di denari, che significa colui, tu o colei, che si apre a ristabilire, apre il cuore, ok? Quindi con umiltà, a ristabilire quali sono le vere priorità. Va bene? Questo diavolo qua ci parla degli attaccamenti, delle ossessioni che questa relazione può averti fatto tornare a galla, che sono atavici, ok? Che ci parla di questo 5 di spade, dei comportamenti sbagliati che tu hai proiettato su di lui, ma erano cose necessarie affinché tu non sfuggissi più dal sanare queste attitudini, ok? Allora, qua mi parla di soldi e lavoro, ragazze, ok? Un'altra cosa sul 2 di denari, per favore, sul 2 di denari. Sì, sì, guarda, 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 è la carta che volevo, l'avevo capito. Il 9 di denari, torna a essere autonoma, l'abbondanza materiale, l'abbondanza, il produrre sul piano dell'aspetto lavorativo, abbondanza. Se ristabilisci le tue priorità per trovare l'equilibrio, e qual è questo equilibrio? Produci abbondanza sul piano del lavoro, ok? Ecco la carta che volevo, ok, fondo mazzo, re di bastoni, appunto, è questa cosa che lo fa tornare. E anche il re di bastoni è la tua energia yang, propositiva nel manifestare l'abbondanza, perché lui l'ha fatto, lui ti sta portando questo a specchio. E abbiamo re di coppe qua, ricordiamo una persona predisposta ad amare questa connessione stratosferica, ok? Perché quando si è inclini a manifestare la propria autonomia del 9 di denari, di conseguenza si è pronti a manifestare il 10, ossia condividere la propria autonomia in una famiglia, ok? Due mele intere che si uniscono, non l'altra metà della mela. Questa è l'unione di fiamme, ok? Il fante di coppe di cosa ci parla? Del 3 di bastoni. Quindi anche qua produrre sul piano lavorativo la voglia di guardare avanti a nuovi orizzonti. È questo che ti porta a accorciare anche le distanze che si sono interposte tra te e lui. 4 di bastoni per arrivare all'unione di coppia, ragazze mie, l'unione delle fiamme gemelle, ok? Quindi sì, sì, questo è, ritorno, sia autonoma, soldi e lavoro, 9 di denari, meglio di così. Il diavolo di cosa ci parla, per favore? Il diavolo di cosa ci parla? Guarda, 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 re di denari. Lui si è allontanato per questioni karmiche o comunque sia quello che ha suscitato in te è trovare la sua stabilità economica ed è quello che sta portando anche a te. Questo re di denari, la tua energia yang che si preoccupa di manifestare abbondanza sul piano materiale, ok? E il diavolo con il di denari mi fa anche capire del perché lui, se c'è stato l'allontanamento per molti di voi, è perché le sue questioni karmiche riguardavano il lavoro, ok? O comunque riguardavano delle responsabilità a cui lui deve far fronte a livello karmico. E questa è la lezione che sta arrivando a te, perché l'unione è bellissima e la pazienza è funzionale a questo, affinché tu diventi autonoma sul piano professionale o comunque realizzi il tuo progetto. Guarda, guarda, qua c'è un re di coppe, pazzesco, re di coppe, re di coppe. Fatto questo, l'obiettivo è essere autonoma, lui si manifesta dietro a quell'attitudine karmica per cui lui sta lavorando, che è un lavoro materiale, cioè la persona che ti ama, re di coppe, me lo conferma anche qui, mi spiego? Ok, ok, ok. Ragazze, mi viene una cosa per alcune di voi che si trovano in matrimonio, per alcune di voi, è un messaggio canalizzato soltanto per alcune. Il fatto che hanno potuto incontrare la loro fiamma
le porta a tornare single dal matrimonio, a sistemare queste cose sul piano proprio matrimoniale, tornare single ma anche a livello autonomo dal punto di vista di produttivo, lavorativo, per realizzare questa splendida unione. Per alcune di voi ragazze il messaggio. Ok. Ok, allora, la forza ancora su cosa devo mettere attenzione? La forza, sì sì, la forza per eliminare dubbi, ansie e paure. Ti stanno dando la forza dall'alto per andare incontro a questo. Guarda, asso i denari per avere un nuovo inizio anche tu nel lavoro. Ragazzi, soldi e lavoro. Io non ho altro da aggiungere su questa stesa. Cioè, focalizza l'attenzione sui tuoi obiettivi lavorativi perché la relazione si fa. Ok? Si fa. Questo mi stanno dicendo le carte. Ok? Allora, ragazze mie, adesso ci mettiamo l'attitudine tua nell'andare incontro a questi obiettivi lavorativi. Per alcune di voi, ripeto, alcune è quella di avere l'intuizione giusta per riuscire a risolvere le questioni matrimoniali laddove non c'è amore, perché hanno sentito una connessione con un'altra persona, e tornare autonome da un punto di vista sia proprio da sole, single, che anche lavorativo. Ok? Qual è l'attitudine che devo utilizzare, mie ragazze, oltre a questo? Qual è l'attitudine? Il mondo di mezzo, ragazze mie. Questa è la carta che ti dice che le condizioni sono tutte favorevoli alla tua impresa. Non devi esitare, andate avanti, poiché cielo e terra ti stanno sorridendo adesso. Mi spiego? Questo è il momento giusto, approfitta, ok? In questo momento il mondo, cioè è come se fosse la vostra area giochi, e ciò che in qualunque altro momento richiederebbe grande fatica, va bene? Quando esce questa carta ora può essere realizzato con facilità. Ok? Quindi, cioè, tu puoi fare tutto adesso, va bene? Quindi focalizza l'attenzione sul tuo lavoro, vedrai, mi sta arrivando per molti di voi, ci sarà un'accelerazione della manifestazione facendo questo 9 di denari, che è l'energia autonoma. Tornate autonome, tornate, mi spiego? Nel vostro potere personale, ma proprio dedicandovi a voi stesse. La relazione c'è, e a questo ci servono le carte, ok? Un altro consiglio delle fate, ma voglio mettervi. Vediamo un po', ecco. Allora, un consiglio delle fate per le mie ragazze della luna verde. Eccola, guarda. Riconosci i tuoi veri sentimenti. Sii sincera con te stessa, solo tu sai cosa desideri davvero. Guarda, ristabilisci le tue priorità, abbiamo detto, ok? Va bene? Magari ti sei se per esempio c'è stata l'ossessione per questa relazione qua, l'ossessione che cos'è? È energia che ti parte dai centri inferiori per andare a scardinare i blocchi di tutti i centri fino a salire fino al settimo chakra. Ok? Qua si parte dal settimo chakra per arrivare, scusami, dal primo chakra per arrivare al settimo. E quell'energia di ossessione, eccetera, ti è servita ad aprire la comunicazione dei tuoi centri superiori, a dire veramente questa relazione io la voglio. Sì, perché la sento la connessione, non a caso, e ti vuole tanto lui, ok? Tu adesso, siccome sono usciti tutti questi denari, mi fa capire che a livello psicofisico tu ti devi riequilibrare, lo puoi fare tornando nel tuo potere, manifestando nel pratico, praticamente, appunto, il tuo valore. Ok? Sii sincera con te stessa, lo so che vuoi questa relazione, ma quello che ti sta intimando la tua anima è altro adesso. E a che cosa ti serve questo? A sbloccare, ok? Ok? E non ti far prendere dai pensieri, perché i pensieri sono autosabotanti, quelli che hai avuto fino adesso, e lo sono anche per lui, perché l'hai proiettato. Soldi e lavoro, ragazzi. Adesso dovete focalizzare, riportare l'equilibrio con la vostra integrità, riconoscendo quello che sentite veramente. E alla fine tu mi dirai, è vero, ok? Che sì, lo amo, ma devo focalizzare l'attenzione su me stessa. Qua c'è figlio, ragazze mie, per molti di voi ha un significato, magari ci sono dei figli in mezzo, quindi decidere anche in base a questo, perché tuo figlio è vegliato e protetto mentre esplora il mondo, ok? Anche questa carta, se ci sono dei figli in mezzo, qua ti viene richiesta di tornare autonoma, perché l'esempio del benessere che noi diamo a noi stesse è l'esempio che i nostri figli apprenderanno, anche se quel momento costa, ok? Figlio ti dice anche il nuovo inizio dopo questa cosa che farai, ristabilendo le tue priorità, ok?
Ragazze mie, questa è una relazione stupenda. Abbiate il coraggio con la terra di mezzo, dove sta? L'ho persa. Di fare passi audaci, ok? Con la pazienza, ma ristabilendo le vostre priorità. Va bene? Che voglio dire audaci con pazienza? Audaci prima dentro di voi a livello energetico e stabilire quello che volete. Ristabilendo le priorità. Qua ci sono delle priorità prima di manifestare questa relazione. Che la relazione c'è, una relazione bellissima, ok? Da cui si è sfuggiti per sanare delle dinamiche che hanno comportato il risveglio di vecchio karma che doveva essere sanato per essere manifestato e arrivare al sole, ok? Cioè all'unione completa. Allora, ragazze mie, io spero di esservi stata utile, siete delle maestre, manifestiamo questa maestria per favore, a tutto tondo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi della Stella Verde. Allora, andiamo a vedere cosa stiamo manifestando. È una lettura a specchio, quindi vale per te e per la persona del tuo cuore. Quindi, per chi fosse nuova del canale, le mie ragazze lo sanno già, invito sempre a guardare i video che posto sulla mia playlist Risvegliare la coscienza, perché il mio obiettivo è proprio quello di risvegliare in voi la vostra connessione spirituale, perché è quella che vi detta la strada, è quella che vi fa capire che tutto ciò che vi circonda è la manifestazione del vostro interno, ok? E quindi affinché voi possiate sviluppare dei pensieri edificanti e non confusi e vi allineate al progetto della vostra anima attraverso le circostanze e le persone che gravitano nella vostra vita, ok? Ok, adesso quindi partiamo per vedere su cosa dobbiamo puntare l'attenzione per accelerare questa manifestazione o comunque sia andare a mettere in luce, come vi ho spiegato nel preambolo del video, la questione, qual è il gap, ok? Che non stiamo magari vedendo, ok? Ok, allora, quindi iniziamo a vedere qual è la situazione di partenza e quindi la persona del tuo cuore che ti vuole tanto, perché se tu senti questa connessione è normale che così anche dall'altra parte, cioè è una legge come la legge di gravità, come sono le grandi leggi dell'universo. Ecco perché, ripeto, vi posto quei video per farvi avere una comprensione cosciente di come manifestate, ok? Allora, ti vuole tanto. Come devi fare a sbloccare la manifestazione? Ti vuole tanto, quindi per le mie ragazze, i miei ragazzi della Stella Verde, la persona del loro cuore nei loro confronti e quindi anche tu, ok, perché è uno specchio. Ok, allora chiediamo ai maestri e ai 72 angeli per favore di indicarci la via. La persona del tuo cuore nei tuoi confronti. La persona del tuo cuore nei tuoi confronti. Guarda, non ci credo. Oddio, mamma mia, questa carta esce poche volte, ragazze. Anime gemelle o fiamme gemelle, oddio. Ragazze, allora, siccome queste due stese sono molto simili per le energie generali, vi invito a guardare anche l'altra, nel caso in cui foste stati indecisi, ok? Foste state indecise. Molto simili, già con queste carte di partenza, già parliamo di anime gemelle e fiamme gemelle. Ok? Quindi già parliamo di qualsiasi cosa ti sta rimandando questa persona, tu sei un'anima evoluta, perché come ho spiegato nel mio video le fiamme gemelle, per le mie ragazze che già lo sanno, ma per le mie ragazze nuove che non l'hanno visto di guardarlo, chi incontra la fiamma gemella, se parliamo di fiamme gemelle, è già molto evoluta o evoluto spiritualmente e quindi si è innescata l'accensione della Kundalini e quindi il dolore prerogativa essenziale di questa connessione è perché si accende la Kundalini da sotto, cioè da sotto, mica i fili elettrici, ma si accende la Kundalini dal primo chakra, grande passione o proprio un fuoco interiore. Questa Kundalini per arrivare fino al settimo chakra, ok, deve attraversarli tutti. E quindi laddove in alcuni chakra ci sono delle resistenze o dei blocchi li va a scardinare con prepotenza. Questo è il progetto della vostra anima quando vi incarnate e dovete incontrare la fiamma, va bene? Quindi
invito a guardare quel video proprio per farvi avere dei pensieri edificanti e per far appunto, maestro, ecco appunto, vabbè. Ecco, per risvegliare la vostra maestria interiore, manifestarla sul piano della materia producendo abbondanza. Lo scopo della fiamma gemella, quando la incontriamo e quando è dentro di noi, è produrre abbondanza sul piano materiale, perché l'abbondanza spirituale è necessariamente e deve essere predisposta all'abbondanza materiale, sul piano pratico, creare progetti funzionali all'evoluzione di se stessi e dell'individuo, dell'altro. Ok? Allora, per le mie ragazze della Stella Verde, già mi viene che la situazione non è bloccata, non ci mancherebbe altro, se la vostra anima è molto cosciente, dovete guardarvi quel video delle fiamme gemelle. Per le mie ragazze che l'hanno già visto, invito a riguardarlo fino allo sfinimento, come mi diceva la mia professoressa di anatomia all'università, allo sfinimento devi guardare, Francesca, le cose, allo sfinimento, ok? Perché si fissano, si suggella l'informazione sul piano cosciente e poi viene metabolizzata nell'inconscio e fa manifestare quella determinata cosa. Allora, vediamo un po' la tua persona del tuo cuore e quindi anche tu. La voce interiore, vi state sentendo l'una con l'altra e quindi se c'è il silenzio la vostra connessione sta lavorando dentro di voi proprio come fa la fiamma. La coscienza, vi state risvegliando, infatti, aggrapparsi al passato. Allora, eccolo qua il blocco. Bene, molto chiare le carte. Allora, che sta succedendo in questo momento per te e per lui? Stanno sgorgando i sensi di colpa, stanno sgorgando, grazie a questa connessione, delle cose che dovevano essere rilasciate affinché si possa manifestare quest'unione splendida. Che cosa sta sgorgando del passato? Cosa vuol dire il 5 d'acqua? Il 5 di coppe. Il 5 d'acqua, il 5 di coppe ci parla di abbandono e di sensi di colpa. Ok. Da che cosa vengono questi sensi di colpa? Da che cosa viene l'abbandono? Il grande classico delle ferite, la ferita dell'abbandono. La ferita dell'abbandono ci viene instillata dall'infanzia, quando l'altro da noi, i primi grandi altro sono mamma e papà, archetipo padre e archetipo madre. Ok. Da uno dei due abbiamo percepito il bagaglio karmico che poi saremo andati a manifestare nel corso delle nostre relazioni. Da quale genitore, ti sto chiedendo adesso, a te che stai guardando, da quale genitore hai percepito un abbandono? Ok. Già ti sei risposta, ok. Anche quando abbiamo delle famiglie perfette, ok? O comunque sia, ci hanno dato tanto, siamo stati magari anche viziati nell'affetto, ok, anche lì da uno dei due deve necessariamente instillarsi un problema. Perché cos'è il problema? Il problema non è altro che il potere, scusatemi, il potenziale che ci fa innalzare. Se non c'è un problema, non c'è il superamento di un ostacolo. Se non c'è un problema, non possiamo testare la nostra forza per elevarci più in alto. Ok? Quindi da uno dei due genitori. Ok. Aggrapparsi al passato rispetto alla coscienza, alla voce interiore e anime gemelle. Questa relazione ti ha dato la possibilità di fare cosa? Di elaborare questi gap interni. Allora, quando noi non capiamo qual è il gap, semplicemente la presenza, la spiego spesso nei miei interattivi o anche nei miei video sulla risvegliare la coscienza, la presenza ti permette, anche se non sai coscientemente che cosa sta accadendo, la presenza al dolore che arriva perché devi superarti, la prerogativa dell'incarnazione, il dolore, prerogativa, non si può scappare, ok? Perché stiamo qua per evolverci, l'unica cosa per evolverci è il dolore, ok? All'assunto di questo, che cosa stavo dicendo? Ecco, già mi perdo perché devo dire 2 miliardi di cose in un interattivo, non ce la faccio mai. Ok, allora stavo dicendo, vediamo se mi ricordo. Rispetto a il senso di abbandono procurato da uno dei genitori che ci andiamo a proiettare nelle incarnazioni, dobbiamo recuperare il valore di noi. No, questo del dolore stavo dicendo.
La presenza al dolore, già di per sé, il dolore è trasmutativo. Il dolore è trasformativo già di per sé, anche se non sai perché stai soffrendo. Mi spiego? Quindi la presenza al dolore, soffrire consapevolmente significa soffrire, o meglio, viversi il dolore con consapevolezza significa dargli la giusta direzione affinché noi accediamo al potere celato dietro al dolore. Vivere il dolore senza ostacolarlo, che vuol dire? Senza distrarsi. Ma arriva il dolore, arriva la lacrima in quel momento. Ferme, presenza. Voi mi potreste dire, è tanto tempo che sto così, che piango, che sto... Ok, significa che il processo dentro di voi non è metabolizzato ancora. Legge del karma, cioè infallibile come la legge di gravità. Quindi, allora, la presenza al dolore già di per sé trasmutativa, senza scappare da quel dolore, senza tergiversare da quel dolore, ferme. È già di per sé trasmutativa. Finito il dolore, il momento di dolore, noi ci risvegliamo a qualcosa di nuovo. Qualsiasi cosa è aggrapparsi al passato. Qua c'è stata nella manifestazione di questo un fermo della relazione, ok? Rispetto alla manifestazione, perché si stanno integrando questi attaccamenti o comunque sia queste cose del passato. È possibile, per esempio, lui a specchio, questa relazione gli ha risvegliato la coscienza, come a te. E che cosa succede quando tu ti risvegli? Che fai allora, il sentirsi meritevole di una relazione così molto grande necessita come si dice, un passare in rassegna tutte le cose del passato, ok? E qui la voce interiore sta lavorando dentro di voi. È possibile che questi sensi di colpa che lui sta avendo, magari c'è stato un abbandono, ti ha abbandonato, allora si è risvegliato a nuova vita e si è aggrappato, in questo momento si sta aggrappando a cose che sono successe che gli danno molti sensi di colpa. Uguale tu, ok? Perché questa è una lettura a specchio. E certo qua che c'è un amore che va oltre confine. I due pinguini, uno possiede la chiave del cuore dell'altro e viceversa, ok? Allora, che cos'è la chiave? Qual è lo sblocco? È quello di essere presenti a quello che vi sta sgorgando dall'interno e di lasciarlo fluire senza attaccamento. Siete voi che scrivete la vostra nuova storia di vita. Come ho detto anche nell'altro video, voi siete la coscienza, il cielo, e le nuvole sono i pensieri. I pensieri che vi possono venire a galla sono pensieri che devono essere metabolizzati senza fare alcuna resistenza. Quando il cielo vede le nuvole passare, non le blocca, non le mette in un armadio per far arrivare poi il temporale, non le dipunta il bianco. Il cielo, che siete voi, guardate le nuvole passare senza opporre resistenza alcuna, perché le nuvole fanno parte dell'ordine delle cose, come i pensieri, che la maggior parte sono pensieri non vostri, perché fanno parte di un'egregore collettiva, che è un insieme di pensieri pensati da tutto il sistema, da tutto il pianeta, e quindi quando passano dalla vostra zona, se voi vibrate alla frequenza di un pensiero un po' più in giù, allora voi vi agganciate a quell'egregora. Mi spiego? Allora, com'è il modo giusto per lasciar fluire questa cosa? Niente, non opporre resistenza quando arriva il pensiero in negativo, perché fa parte del vostro passato, vi siete risvegliati come coscienza. Mi spiego? È possibile che questa relazione per lui gli ha portato a far vedere tutti i sensi di colpa che ha avuto nelle precedenti relazioni, perché si è risvegliato e di conseguenza adesso li sta elaborando. A te può essere a specchio il senso di colpa per non aver perdonato i tuoi genitori. Sì. Perché ti dico questo? Che cos'è il perdono dei propri genitori? Qualsiasi cosa abbiano fatto. Che cosa vuol dire? Allora, il perdono presuppone una conoscenza di come funzionano le cose, a livello proprio sottile. Siamo noi figli che scegliamo i genitori quando ci incarniamo, perché i nostri genitori hanno il giusto bagaglio karmico che ci permetterà di avere le sfide necessarie per raggiungere i nostri potenziali. Con questa consapevolezza
i nostri genitori non abbiamo più bisogno di perdonarli qualsiasi cosa abbiano fatto, perché le sfide che ci hanno proposto erano funzionali a superare noi stessi. Il problema di cui parlavamo prima. Quindi tu perdoni non i tuoi genitori, perdoni te stessa che non avevi compreso questo di cui stiamo parlando adesso. Quindi, il perdonare se stessi per non aver compreso, ma adesso l'hai compreso, porta a far fluire l'energia. Ok? Ok. Ok, detto questo, allora adesso andiamo a vedere per le mie ragazze, i miei ragazzi della Stella Verde, per favore. La persona del tuo cuore, la tua anima gemella o fiamma gemella, nei tuoi confronti, per favore, così vediamo ancora di più dove dobbiamo andare a lavorare. Ah, no, che sto facendo? Vedi? Ecco. Dovevo mettere questo, il chakra, no, gli angeli del cuore prima. Allora, per le persone, per le ragazze, la Stella Verde, cosa hanno a dire i maestri? La persona del tuo cuore è tu, ancora per capire di più qual è il gap. Guarda. Conversazioni sincere. Esprimete onestamente l'una all'altra i vostri sentimenti. Cosa vuol dire questo? Che la verità tu la stai sentendo dentro, eppure lui, oltre a quello che può essere successo. Conversazioni sincere ti sta spronando ad essere sincera con te stessa. Adesso in questa stesa noi stiamo svelando l'arcano, stiamo svelando qual era la problematica di questo aggrapparsi al passato, senso di colpa, abbandono di uno e dell'altra. O entrambi coesistono all'interno di voi, abbiamo visto perché. Conversazioni sincere, cioè prima di tutto tu devi comprendere quello di cui stiamo parlando, lo sta facendo anche lui, specialmente se siete fiamme gemelle, come ho spiegato anche nel mio video di fiamme gemelle, la presa di coscienza di una delle fiamme arriva istantaneamente anche all'altro. Ok? Questo è ciò che necessita questa relazione adesso. Prima di tutto sinceri con voi stessi, prima di tutto sincera con te, di quello di cui abbiamo parlato adesso. Questo attaccamento che avevi a lui era per caso un attaccamento, un riconoscimento che volevi avere da mamma o da papà? Ok? Questa è una delle domande. Il bambino fa di tutto per piacere ai propri genitori, cioè quello che vuole è l'amore di mamma o di papà e di tutti e due. È questo che andrà a proiettare nell'altro, fino a quando capirà che l'ha creato lui, li ha creati lui, quella mamma e quel papà, e quegli atteggiamenti di mamma e papà, affinché lui capisse che loro gli hanno dato gli strumenti necessari a fare il salto di coscienza che si è prefisso. Ok? Quindi conversazioni sincere, poi stringiamo ancora di più il campo, andiamo a vedere qual è il chakra corrispondente. Allora, anzi, sai cosa voglio andare a vedere prima? Voglio andare a vedere prima questo con la legge di attrazione, così vediamo di capire ancora di più quali sono gli aspetti su cui focalizzarci. Vediamo per i miei ragazzi e i miei ragazzi della Stella Verde. Scusate, ho suonato. Eccoci qua ragazze mie, scusate, nel frattempo è passato, sono passate 2 ore. Ok, allora, pensavo fosse per il vicino, invece era per me. Ok. Allora, ragazze mie, stavamo dicendo, proprio rispondendo alla domanda, e ci hanno confermato le carte, ti vuole tanto, ok? E le carte ce lo confermano. Qui c'è un gap relativo al passato di tutto quello che abbiamo detto adesso. Questa conversazione sincere parla del fatto che dovete, ognuno di voi, stare scoprendo l'uno e l'altro se stesso, grazie a questa connessione alla voce interiore che spinge alla conoscenza di sé, andando oltre il velo dell'illusione, a prendere coscienza e atto, e il gap del passato viene messo in luce, quindi metabolizzato, semplicemente spostando l'attenzione sul problema. Okay, e abbiamo capito qual era. O meglio, abbandono, senso di colpa, e abbiamo spiegato qual era. Adesso andiamo a vedere con le carte della legge di attrazione, per andare ancora di più a capire laddove dobbiamo mettere l'attenzione, ossia mettere la coscienza per illuminare la zona d'ombra e quindi per agevolare la manifestazione. Vediamo un po', per i miei ragazzi della Stella Verde, per favore.
Per le mie ragazze della Stella Verde, cosa avete da dire? I maestri, cosa hanno da dire i maestri? Sta riprendendo? Sì. Cosa hanno da dire i maestri? Per le mie ragazze della Stella Verde. Per i miei ragazzi della Stella Verde, cosa hanno da dire i maestri? No, una sola per favore, non 2000. Per i miei ragazzi della Stella Verde, ok, la prendo io. Ok, eccola qua. Vediamo un po' che dice. Sono nella posizione perfetta per arrivare lì partendo da qui. Ragazze, cioè, siete nella posizione perfetta per arrivare lì partendo da qui. Che cos'è qui? Qui e ora. La presenza a quello che vi sta accadendo in questo momento di qualsiasi dinamica, sia questo dolore o comunque quel tipo di sofferenza che vi sgorga grazie al fatto che questa relazione vi sta portando fuori delle ombre. Vediamo che dice qua. Non deve cambiare nulla del tuo ambiente o nelle situazioni che ti circondano perché tu possa iniziare a permettere intenzionalmente la tua connessione con il flusso di benessere. Sei nel posto giusto proprio ora per cominciare a farlo. Ragazze, cioè questa carta parla di quello che abbiamo detto fino adesso. Come si fa il dolore? Come si fa a far uscire fuori l'attaccamento relativo a questo dolore? Semplicemente stando in presenza, non distraendosi quando arriva quella forma di dolore o quella sensazione di disagio, perché bisogna farla fluire. È come il cielo, vi ho spiegato, voi siete il cielo, la coscienza, quella sensazione di disagio sono le nuvole che devono passare affinché passino al vaglio della vostra luce. Ok? Quindi è tutto perfetto, quello che mi viene da dire, stai presente quando arriva la sensazione di disagio, questo agevola la manifestazione. Ok, voglio andare a capire adesso qual è il chakra corrispondente a tutti e due. Qual è il chakra corrispondente a tutti e due per le mie ragazze della Stella Verde? Qual è il chakra corrispondente? Quindi anche come lui vede te, come tu vedi lui, questa è una lettura a specchio, ricordiamo. Ah, ecco. Beh, queste sono carte evocative, bellissime. La carta numero 25, creare un nuovo sé, creating a new self. Allora, questo è il segno della Lilith, che è la zona nostra d'ombra più in ombra della Luna, ok? È la parte ribelle che vuole uscire, accoppiata alla bilancia. Ok? Lilith in bilancia che vuol dire che la tua zona d'ombra è mettere l'equilibrio nella parte più nascosta di te, ossia semplicemente riconoscerla. E come fai a riconoscerla e quindi creare un nuovo te, una nuova parte di te? Quello che non hai mai fatto e che grazie a questa relazione ti sta portando a galla di fare, ossia essere sincera con te in quelle zone d'ombra per lasciar fluire il dolore. Sii presente, non distrarti. Distrarti significa anche incolpare l'altro, ma qui se siamo in relazione di animo, fiamme gemelle, abbiamo già fatto un percorso karmico, ok? Perché, come ho spiegato nel mio video Fiamme Gemelle, la parte karmica, quando abbiamo relazioni karmiche, accusiamo l'altro perché non vediamo il dono che ci sta offrendo e quindi facciamo l'esperienza di accusare affinché poi noi iniziamo a fertilizzare il terreno dell'amore incondizionato, quello che hanno le fiamme gemelle o anime gemelle. Allora, qua ti viene richiesto, fa parte del terzo chakra. Chi è il terzo chakra? Il terzo chakra parla delle ambizioni, di riconoscere se stessi per quello che ci viene detto dall'esterno, sia noi conosciamo il nostro valore quando siamo nel terzo chakra grazie ai feedback che abbiamo dall'altro, e quindi questo mi viene da pensare che dall'altro noi abbiamo ricevuto dei feedback. Dall'altro, che parliamo prima dei genitori, quindi è il primo altro, dall'altro abbiamo ricevuto dei feedback che devono essere riequilibrati perché l'altro è sempre uno specchio, abbiamo parlato di specchio, sempre di noi stessi. L'altro ci proietta la nostra ombra perché noi da soli non la possiamo vedere e allora grazie all'altro, la legge dello specchio di risonanza, l'altro risuona qualcosa di noi, in questo caso l'altro risuona con qualcosa del nostro passato che senza l'altro non avremmo potuto vedere. Ok? Quindi noi ci riconosce terzo chakra. Cos'è il terzo chakra? Con il terzo chakra ci viene richiesto di
riconoscere quelle parti più profonde di noi che abbiamo sabotato per paura di manifestare quella parte più oscura, per paura di non essere accettati manifestando la parte più oscura. Vi faccio un esempio del bambino. Il bambino che non si ribella alla mamma o al papà, ok? E cova dentro di sé e quindi all'interno di tutte le cellule che portano la memoria quel non essersi ribellato, ma il bambino non si può ribellare, non ha gli strumenti per ribellarsi, almeno la maggior parte, no? Del bambino, dei bambini, ok? Non ha gli strumenti per dire papà sta sbagliando, la mamma sta sbagliando, ok? Quindi di conseguenza abbiamo nelle nostre cellule alimentato questo tipo di credo. Adesso tu riconosci quelle zone e quindi puoi fare ammenda di quello che è accaduto e riconoscere quell'aspetto di te che hai rimandato all'esterno, ossia, che cosa voglio dire con questo? Quell'aspetto di te che non si è ribellato e magari è una parte di te che hai avuto paura a esprimere nella relazione per paura di non essere accettata, proprio come il copione di mamma e papà, è sempre il grande classico. Ok? Adesso la Lilith, grazie a questo amore, ti chiede di metterla in equilibrio. Ok? E lo puoi fare perché è tutto pronto. Adesso andiamo a vedere dove stanno con i tarocchi. Anzi no, voglio mettere un arcano maggiore ancora di più per le mie ragazze e questo lo sta facendo ovviamente una lettura a specchio anche lui. Nel terzo chakra per lui, molti di lui potrebbero avere la necessità di, siccome il terzo chakra è anche l'ambizione e quindi nella parte oscura l'ambizione e la voglia è proprio l'ego, ok? Magari alcune di voi hanno a che fare con una persona che è molto ambiziosa sul piano della materia e quello è funzionale affinché l'altro possa vedere il valore di quella persona del vostro cuore, l'altro nel lavoro per esempio, ok? O anche l'altro nell'ego, se ci sono altre state situazioni karmiche per la vostra persona del cuore, anche una sorta di vediamo quanto piaccio ancora, ok? Vediamo quanto a livello di terzo chakra, e quindi parliamo di un ego che ha necessità di essere riconosciuto dall'altro, sia che si tratti di lavoro sia che si tratti di conquiste, ok? Conquiste in tutti gli ambiti, ok? Quindi vediamo un po' per le mie ragazze e i miei ragazzi della Stella Verde. Ragazzi, l'imperatrice. L'imperatrice gli dice che questa relazione ha tutto il potenziale per essere qualcosa di straordinario, ok? E non solo ti dice questo, che cosa ci dice a livello evolutivo? Quindi qual è il messaggio che dobbiamo prendere dietro alla domanda che abbiamo fatto, no? Per sbloccare la manifestazione. La tua vena creativa. L'imperatrice ci parla di un'energia creativa in esubero, in qualcosa la necessità di manifestare cosa? La necessità di manifestare il tuo splendore, ok? Il tuo splendore, tutti quegli aspetti di te che hai tenuto nel subconscio per paura di non essere accettata, che eri legato all'interno, sono impellenti nella manifestazione per essere portati in equilibrio, la bilancia, ok? Quindi l'imperatrice ti dice che devi essere nel totale del tuo potere, riconoscendo quello di cui stiamo parlando adesso, che tutte le situazioni con mamma e papà e quelle karmiche che hai avuto ti sono servite per entrare nel tuo potere totale, perché grazie a questo riconoscimento tu crei un nuovo sé. E questo vale anche per lui. Oltre al fatto che per lui questa carta significa che tu sei il suo divino femminile, ok? Sei proprio la potenza della donna o dell'uomo, se sei uomo è la tua potenza in, ok? Allora, andiamo a vedere adesso per le mie ragazze della Stella Verde, per favore. E quindi di credere in una nuova relazione, un nuovo step della relazione che ha tutti i potenziali per essere manifestata. Anche questa è una stesa bellissima, molto risonante con l'altra, come se fossero in sequenza. Ok, allora, la persona del tuo cuore nei tuoi confronti, per favore, vediamo un po' di andare a capire quali sono ancora di più i gap. La persona del tuo cuore nei tuoi confronti, la persona del tuo cuore nei tuoi confronti. La persona del tuo cuore nei tuoi confronti, vediamo.
È un re di bastoni, non si ferma davanti a niente. Ok, la persona è molto passionale o comunque sia molto deciso, paggio di coppia, addirittura vuole aprire il cuore. La persona, carro, addirittura, la persona che tu hai nei tuoi confronti, un'altra, ragazzi, 3 di denari, folle. Qua è tutto pronto. Allora, ripartire da zero. Il matto, folle, fondo mazzo significa prima di tutto che si vuole ripartire da zero nella connessione. Ecco perché si sta facendo un giusto discernimento con tutte le cose del passato e quindi a noi che guardiamo adesso, a te che stai guardando, ti serve capire che questo momento sta servendo per fare tutta l'elaborazione di cui abbiamo parlato fino adesso, perché questa relazione ha tutti i potenziali per svilupparsi e te lo dicono anche i maestri con la legge di attrazione. Lui nei tuoi confronti adesso come sta? Lui vuole aprire il cuore. C'è questo paggio di coppie che ci parla. Se noi vogliamo andare a vedere qualcosa in negativo in modo tale da capire qual è il problema, ok? Allora lui è una persona molto irrequieta, ok? Questo mi arriva con il re di bastoni, colui che è anche un po' egocentrico comunque sia, è colui che vuole avere ragione. Che cosa ha capito? Qual è la coscienza a cui si è aperto, verso cui sta andando in modo sincero? Quello di aprire il cuore, probabilmente di chiedere scusa, perché c'è un carro qui. Il carro qui ci indica che vuole risolvere le situazioni che si sono interposte come problematiche tra te e lui. Il 3 di denari ci parla della voglia di concretizzare qualcosa di stabile, di solido e trovare le soluzioni insieme, ripartendo da zero. Quindi se noi la rivoltiamo al negativo, questa stesa, che non ha niente di negativo, per trovare la parte in ombra è perché prima questa persona non si è voluta impegnare, perché era una persona libera, uno spirito libero con il folle, vediamo qui. Uno spirito libero poco avvezzo ai sentimenti, perché c'è un paggio di coppe che è un paggio, no? È timido all'amore, più passionale, più carnale o comunque sia più legato all'istintualità, ok? E quindi anche qui è una persona libera, libera nel senso la necessità che ha lui, che è quella che hai tu, attenzione, è quella che hai tu nel subconscio perché stiamo qua a capire quali sono i gap, mi spiego? Altrimenti non avresti attratto lui. Quindi la tua anima ti sta chiedendo di stare in coppia, sì, ma mantenendo la tua individualità, la tua libertà. E questo è il velo della coscienza che si sta aprendo, perché nel passato non l'avete fatto probabilmente, avendo anche altre relazioni, avendo proiettato lo stesso gap. Ok? È quella di impegnarsi. Perché ti dico impegnarsi? Perché il 3 di denari parla anche per molte dottrine filosofiche, tarologiche, del matrimonio, una persona che sposa le due persone. Ok? Quindi l'incapacità di impegnarsi perché ci si legava al passato per sensi di colpa, per non averlo fatto, per aver subito un abbandono e quindi abbiamo capito che l'abbandono che noi subiamo è un innesco che noi diamo all'altro per farci mettere in luce determinati aspetti affinché noi recuperiamo il potere, perché qua siamo imperatrici, attenzione, e questo riguarda il terzo chakra, ossia riconoscere il valore di te e quello che tu hai, l'influenza che hai sugli altri, ok? E quindi l'influenza che hai sugli altri nel negativo, quando è bloccato il terzo chakra, ci dice dell'orgoglio, ci parla di una figura di bastoni così imponente, ci parla dell'orgoglio, dell'ego che ha la necessità assolutamente di essersi, maschera l'amore dietro l'orgoglio, perché ha paura, perché si ha paura, in questo caso col terzo chakra, perché si ha paura di non valere abbastanza per qualcosa di così grande. Quindi lo sbandiero 420 faceva vedere quanto sono bravo, sono bello, comunque sia l'ego, no? Proprio perché si ha paura. Si ha paura di cosa? Perché non ci si è riconosciuti all'interno in qualche dinamica inconscia che viene dall'infanzia, che riguarda il riconoscimento di se stessi e il valore di se stessi rispetto al mondo. Ma come fai ad avere il valore di te stesso rispetto al mondo? Soltanto quando riconosci il tuo valore interno, non ha bisogno più di sbandierare 420 quanto vali. Ok? Ok, fatemi capire questo re di bastoni di che parla. Fatemi capire questo re di bastoni. Ok. Ragazze, parla di un re di coppe. Qua probabilmente per la prima volta si è innamorato e quindi ha fatto difficoltà perché abbiamo un paggio di coppe ad ammetterlo a se stesso, lo sta facendo in questo tempo che tu stai guardando, con forza e con coraggio ammettere che dietro una forte passionalità o l'orgoglio, eccetera, doveva fare lo step all'amore maturo.
ok? C'è un re di coppe qua, ok, ok, ok. Allora, il paggio di coppe di cosa parla? Guarda, di un asso di denari. Fondo mazzo, 8 di denari. Allora, la lettura che sto facendo è a specchio su di te, ok? Oltre che su di lui. Lui si apre all'amore per la prima volta, altrimenti come prima carta nella stessa prima frase non mi compare il paggio di coppe e poi questo come spiegazione del re di coppe. Quindi di conseguenza cosa voglio dire con questo? Che lui si è aperto alla possibilità veramente di concretizzare un amore da quando ti ha conosciuto e tu lo stesso. E questo porta a far salire a galla le ombre che devono essere messe in luce affinché si possa avere una relazione sana. Va bene? Asso di denari ci parla proprio della voglia di costruire qualcosa e di impegnarsi in quanto tale con l'otto di denari. Ok? Allora, mi parla anche di una cosa qui, mi parla anche del fatto che lui ha capito che grazie all'amore può concretizzare anche nella vita. Questo è anche il senso. E il chiedere scusa, questo scusarsi del paggio di coppe, lui sa che lo sa o cosciamente o consciamente, che aprendo il cuore, facendo un gesto, lui lo apre anche sulla sua attività. Sa che può risolvere anche delle questioni sul suo lavoro. Perché quando noi o lo fa inconsciamente o consciamente questa cosa, stiamo qua per fare proprio l'analisi archetipica psicologica di quello che accade. Perché a livello intimo, quando sblocchiamo su una questione, su un determinato aspetto, sblocchiamo effetto domino anche sugli altri aspetti. Ok? Vediamo il carro di cosa parla. Regina di denari. Ok? 4 di denari. Allora ragazzi, mi viene subito da dire una cosa. Lui vi ha visto come un esempio. È un esempio a cui anela. E si è innamorato, vi ha visto come esempio, va bene? La regina di denari è la donna che è sicura di se stessa e probabilmente molte di voi si sono anche realizzate sul piano professionale. Quindi che voglio dire con questo? Voglio dire che vi ha visto come esempio, a cui lui, sapendo di aprire il cuore, può anelare un inizio concreto e stabile, perché la regina dei denari è anche colei con cui si vuole costruire una famiglia stabile e solida perché ci sono tutti i presupposti. 4 di denari ti tiene ben stretta a sé, sei il motore che l'ha fatto lavorare all'interno affinché aprisse la sua coscienza. E ci sono sensi di colpa in merito. Ti dico che questo è la stessa cosa che tu vedi di lui, ossia, tu, per esempio, sai cosa hai visto in lui? L'aspetto del re di bastoni che a te doveva essere compensato al tuo interno, ossia quell'aspetto di te che riguarda l'azione impetuosa, quell'azione, il vigore dell'azione, quello che mancava a te e con questa relazione si è compensato, va bene? Quindi stiamo proprio analizzando le parti archetipiche psicologiche, quindi avanzare rispetto a tutto ciò che riguarda una regina di denari, cosa vuol dire? Che riguarda anche te. Andare a risolvere tutte le problematiche che si sono interposte nella vera stabilità concreta e materiale. Ok? Allora, mo andiamo a vedere qua l'altra carta e poi spieghiamo ancora un'altra cosa. Il 3 di denari di cosa ci parla? Sì, sì. 6 di bastoni, essere riconosciuti in quanto tale. Mi parla anche, è possibile, se lo vediamo in negativo, tra virgolette, che c'è stata questo è il 6 di bastoni che ci parla anche dell'orgoglio, no? Mi viene subito qui il terzo chakra che parla dell'orgoglio, quindi un'insicurezza. C'è stata un'insicurezza che ha fatto vacillare te, un'insicurezza per un tuo aspetto interno riguardante il tuo passato, ok? Abbandono, senso di colpa, quindi riconoscimento del tuo valore. E lui, stessa cosa, è mancato nell'insicurezza. Quindi qua vuole essere riconosciuto per realizzare e mandare avanti questa unione e trovare delle soluzioni insieme. Cioè come se, qua lo vediamo come prima frase, no? Queste sono le spiegazioni, timido nell'aprire il cuore, perché probabilmente è la prima volta, altrimenti non escono queste carte, no? Ecco perché
lo trovo come un bambino appena non avvezzo all'amore che si apre grazie a questa relazione. Il mago vuole essere riconosciuto per manifestare quest'unione, ok? Allora, è tutto pronto, mi spiego? Allora, ora io ci voglio andare a mettere per spiegare bene, perché qui mi dicono che è tutto pronto. Anzi, sa che mi sta arrivando rispetto a questo terzo chakra, perché qua ti dice proprio, questa carta mi dice solo per voi che guardate questo video, è fondamentale stare presenti al dolore quando sgorga e lasciarlo fluire perché il tempo divino è già all'opera per voi, ok? Non ci sono colpe, non ci sono... No, 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 qua si prende coscienza di tutto, ok? Allora, ora facciamo una cosa. Mi date gli angeli per favore, l'attitudine? Le mie ragazze, rispetto, quindi ti vuole tanto. La manifestazione la sblocchi proprio, l'accompagni perché è già sbloccata in questa stesa, è già tutto sui piani sottili, è già avvenuto, perché c'è l'imperatrice, il massimo potenziale in una relazione, stando presente al dolore quando sgorga e lasciare che il tempo divino faccia il suo corso, perché qua si sta manifestando una nuova te, creare un nuovo sé e creare un nuovo sé anche per lui, ok? Allora, vediamo. Per le mie ragazze della Stella Verde, per favore, loro personale del cuore. Ti vuole tanto, quindi come sbloccare? 2, non è uscita. Il cielo in terra, armonia interna ed esterna. Abbiamo parlato qua di bilancia, armonia interna ed esterna, ossia riconosci quelle parti di te che sta facendo anche lui, che hai avuto anche vergogna a far uscire, magari mi spiego, perché pensavi che fossero delle parti occulte di te, che non andavano bene, ma Lilith ti chiede di manifestarle queste parti qui, prima di tutto a te stessa, di amarle a te stessa, perché dietro quelle parti più oscure si cela il tuo grande potere, ok? Armonia interna ed esterna, in cielo e in terra. Allora, Angelo Yezalel, riconciliazione, benedizione dal cielo, appunto, ragazze mie. Qua c'è proprio... Allora, non lesinate su quello che di voi, quello che ti sta arrivando adesso dentro, è rispetto a un tuo aspetto in ombra che riguarda il tuo passato. Con mamma e papà sicuramente te l'hanno fatto venire a galla all'epoca. Adesso nella relazione ti è risuonato, che riguarda la concretezza, riguarda la regina di denari, che riguarda, è la madre la regina di denari, è colei che è pragmatica, è la madre che si prende cura dei figli, del suo intorno, è la regina della casa, cioè di questo impegno qua si è avuto paura. E probabilmente nel passato c'è stata un modello di madre che ti ha dato magari dei gap che hanno bloccato questa manifestazione fino adesso. Ok? La regina di denari è proprio la madre di famiglia. Ok? Oh. Tu sai quali sono questi gap, che ci sono svariati scenari in mente adesso. Quindi riconciliazione, armonia interna ed esterna, perché tu sei diversa dalla mamma, ok? Ogni figlio è l'evoluzione del genitore. Quindi riconoscendo questi aspetti, semplicemente guardandoli senza accusare nessuno perché li abbiamo scelti noi i genitori, si fa la metabolizzazione. Ok, vediamo dopo. Energia sessuale, addirittura. Esalta la sessualità. Angelo Chavaquia aiuta a ottenere il perdono. Interessante. Questa è l'energia sessuale. Ok, energia sessuale corrispondente alla Sefirot Jevurah. Questa Sefirot qui è praticamente l'azione distruttiva dello Yang, che deve essere bilanciata dall'azione empatica di Chesset, ossia della parte femminile. Allora, qui c'era, abbiamo visto già il re di bastoni, ossia abbiamo già detto molto impetuoso e l'abbiamo già predetto prima che uscissero le carte, appunto, e anche tu. Allora c'è l'energia impetuosa Yang di riconoscere qualche pensiero interno, qualcosa che deve essere riconosciuto, l'energia sessuale, l'energia creativa più potente dell'universo, ok? Qua ti stanno chiedendo di perdonarti per qualsiasi pensiero tu puoi aver avuto riguardo il tuo passato, per qualsiasi pensiero anche di vergogna, mi spiego, perché qua stiamo proprio facendo un'analisi psicologica e archetipica delle carte. Ok,
di mettere in equilibrio qualcosa che riguardava la sessualità, certamente, o un impulso troppo aggressivo nella sessualità, che ha portato a dei sensi di colpa. Questo è sia tuo che suo, ok? Sia che tu ne sia a conoscenza cosciente, sia che no, ok? Conversazioni sincere. Allora, qua c'è un perdono, me lo ripetono 2 volte, il perdono che tu devi dare a lui è il perdono che tu devi dare a te stessa, per non esserti riconosciuta in questo splendore qui, di qualche aspetto che tu hai tenuto nell'inconscio, nell'ombra e che necessita di essere manifestato, comunque sia portato alla luce dalla tua coscienza e messo in equilibrio con la parte in luce. Ok? Qua l'imperatrice ci parla, come ci insegna il maestro Jodorowsky, della grande energia sessuale, creativa, che vuole essere manifestata. Ok? Mo' ci andiamo a mettere. Allora, ci andiamo a mettere i tarocchi questi. Quindi le mie ragazze affinché integrino questo aspetto della Lilith in bilancia, mi fate capire un po' di più? Fate capire un po' di più, per favore. La luna, ci sono tante paure legate a quell'istinto represso in te, tante paure che vengono... Che cos'è la luna? L'ho spiegato in qualche interattivo. L'archetipo madre, ok? Il cancro come segno zodiacale, l'archetipo madre. Quindi tu, mettendo a luce questi aspetti, adesso devi ricordarti gli aspetti della mamma, per esempio, ok? Anche se sei uomo, che ti hanno potuto destarti un senso di colpa oppure un abbandono, qualcosa che non hai fatto per quello, qualcosa che hai fatto per questo, ok? La luna ci parla già dell'archetipo madre, ok? E di cose come la risoluzione della luna che quando tu le metti in luce si illumina l'inconscio. Ancora per le mie ragazze della Stella Verde, sì, 2 di bastoni che ci parla ancora qui dell'energia sessuale, il 2 di bastoni, anche della scelta, ok? Rispetto a quell'inconscio che ci sale con quell'energia sessuale dal profondo e anche della scelta di programmare in merito a quale direzione dare al nostro istinto, ok? Ancora, come possono mettere in luce l'aspetto di Lilith delle mie ragazze? È imperatore, imperatrice, pazzesco. Riprendendo il controllo della tua vita. L'imperatore ci parla anche della figura paterna, ok? Qua c'è anche per alcune di voi un gap relativo alla figura del papà, ovviamente, l'archetipo padre, lo yang, e quindi dovete capire voi adesso perché i milioni di scenari si aprono davanti alla mia mente, adesso non posso canalizzarli tutti. Qua c'è la necessità di guardare gli aspetti del tuo inconscio senza averne paura, ok? Perché l'aspetto di te che puoi avere presso è un aspetto fondamentale affinché tu entri totalmente nel tuo potere di imperatrice e tu non abbia più vergogna di manifestare la tua bellezza, ok? Questo ti porta a concretizzare l'essere madre e creare una famiglia o una stabilità. L'imperatore ti dice, oltre al fatto che ci può essere un gap con papà, qui pure, oltre che la mamma, allora, questo mi può parlare anche di un padre poco avvezzo al sentimento, vedi quello che ti risuona, ok? E quindi la paura di mostrare i sentimenti. Questo può aver generato questi gap dell'infanzia, ok? Non a caso abbiamo lui che tu hai proiettato, che aveva paura a mostrare i suoi sentimenti, infatti a spiegazione mi esce di coppe. Adesso andiamo a vedere un'altra carta per le mie ragazze rispetto alla Stella Verde è il Fante di Spade. Non fidarsi di tutto quello che abbiamo detto. 4 di Spade. Allora, cosa voglio dire con questo? Qua, allora, per molte di voi non vi siete fidate di papà, ok? C'è stata una mancanza di fiducia del padre, aggrapparsi al passato dell'infanzia. Qua stiamo andando a sviscerare l'inconscio dell'infanzia in modo tale che voi potete mettere in luce delle dinamiche che ci sono adesso. Non vi siete fidate del papà per qualche cosa, nel senso non vi siete fidate dell'amore o magari vi ha amato tantissimo, però dentro di voi si è instillata la mancanza di fiducia, una distanza dal padre. La distanza dal padre ha creato delle problematiche inerenti al vostro vero sé. Adesso dovete metterlo fuori, ok?
Come fate a creare la fiducia adesso nel vostro archetipo Yang, ossia nella vostra azione nel mondo, per manifestare questo che abbiamo detto con lui? Illuminando, avendo un programma, o comunque sia, pianificando nuovamente il vostro inconscio, ok? Perché voi guardate con sospetto il vostro inconscio, all'interno c'è questo, ok? E quel 4 di spade fondo mazzo ci dice proprio il fermo della manifestazione rispetto a queste dinamiche che stai metabolizzando. Sincerità, Ma ti dico già che tutto questo è in essere già dentro di voi, altrimenti non recepivate il messaggio, mi spiego? E queste carte ci dicono che è già tutto in essere. Allora, rispetto alla luna, come si devono comportare sulla luna, sull'inconscio, le mie ragazze? Guarda, madonna mia, qua è possibile fiamme gemelle. Imperatrice, sii spudoratamente te stessa. Imperatrice, imperatore, possibili fiamme gemelle qua, perché la fiamma arriva per farti manifestare spudoratamente tutto il tuo potere. Ok? E questo ti farà riconoscere all'esterno quanto vali, perché tu lo riconosci all'interno. Alla domanda come bisogna agire sulla luna, come bisogna agire nel mettere luce sull'inconscio, manifesta le tue pulsioni più profonde, ti dice l'imperatrice, l'energia sessuale creativa, il potenziale che vuole essere manifestato, l'imperatrice, mi spiego? E perdonati tutto ciò che c'è da perdonarti, perché sei meravigliosa così com'è, come sei. Ok? Ok. Allora, a molte di voi saranno arrivate tutte le informazioni che dovevano arrivare, perché qua si apre un ventaglio di informazioni pazzesco, fante di coppe. Perdonati, apri il cuore a quegli aspetti di te stessa che eri legato nell'ombra, per paura di non piacere, perché c'era il gap dall'infanzia, adesso lo puoi fare, sei uscita fuori dalla coscienza, cioè dall'incoscienza. Lui sta facendo lo stesso. Ok, specialmente se parliamo di fiamme, qua è uscito imperatore e imperatrici, possibili fiamme, il salto che fai tu lo fa istantaneamente anche l'altro. Qua mi parla di energia sessuale potente, di mettere in equilibrio yin e yang. Ok, mi dite come devono agire per risolvere, quindi anche qui il fante di spade. Con la regina di spade un pensiero lucido e inequivocabile sulla manifestazione del vostro massimo potenziale, essere lucide nella vostra manifestazione, certe che i vostri aspetti che avete tenuto nell'ombra sono il vostro massimo potenziale, il massimo bene per voi. Come dovete agire rispetto al non fidarvi del fante di spade? La risposta è regina di spade, lucide e chiare che voi siete perfette così come siete, ok? E anche parlare chiaro, prima di tutto voi stessi, conversazioni sincere, appunto, abbiamo conversazioni sincere, la regina di spade ha conversazioni sincere, talmente sincere che tagliano. 7 di denari, affinché tu possa investire nuovi frutti per creare il tuo nuovo sé e vederli sbocciare, ok? Allora, ragazze mie, qua pure penso mi sono dilungata oltremodo, e allora io vi lancio le fate. Abbiamo fatto qua l'analisi psicoterapica, quello che ti è arrivato è il tuo, ok? Vediamo un po' le mie ragazze con il consiglio delle fate, per favore, qual è? Il consiglio delle fate, per favore, qual è? Per le mie ragazze, il consiglio delle fate qual è? Guarda che stai facendo? Guarigione emotiva. Quando il tuo cuore guarirà dall'antico dolore emotivo, riceverai nuove benedizioni e amore, stai già guarendo e anche lui sta già guarendo, quindi quello che devi fare è mettere l'attenzione su questo e acceleri la manifestazione. Già adesso che hai capito delle cose la stai accelerando in questo istante, va bene? Guarda, addio al vecchio e benvenuto al nuovo, hai concluso una parte della vita, adesso che stai guardando. Ora sta per iniziarne una nuova e persino migliore, te credo, sei imperatrice. Abbi fede, bella mia, veramente abbi fede, perché sono carte potentissime, ok? E con tutto il fuoco e la mia passione che sento di dirti questo, perché sei agli sgoccioli, ok? Questo sei, meravigliosa, va bene? Quindi, ragazze mie, io vi abbraccio dal profondo, spero di esservi stata utile, a ognuno sarà arrivato quello che doveva arrivare. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre seguite la luce di Dio, la coscienza che vi arriva, e che Dio vi benedica, ragazze mie. Mua!